Ciao e benvenuti a Pillole di Python. Cos'è una tupla? E in che cosa differisce da una lista? E come si utilizza soprattutto? Vediamolo subito. Via! La tupla è una sequenza di valori molto simile ad un elenco o a una lista. I valori memorizzati in una tupla possono essere di qualsiasi tipo e vengono indicizzati tramite numeri interi. La caratteristica funzionale delle tuple è di essere immutabili, non è pertanto possibile modificarla a livello di programma. Sulle tuple è possibile effettuare operazioni di comparazione ed hash. Possiamo quindi ordinare gli elenchi delle tuple e utilizzare queste ultime come valori chiave nei dizionari Python. Sintatticamente, la tupla è un elenco di valori separati da virgole. Anche se non è necessario, è convenzione racchiudere le tuple tra parentesi tonde per identificarle rapidamente quando esaminiamo uno script in Python. In questo modo. Per creare una tupla contenente un singolo elemento, scrivere l'elemento tra virgolette seguito da una virgola. Quindi Q1 uguale a virgola. Eccolo qua. Se noi controlliamo il tipo di T1, vediamo che abbiamo creato una tupla. In assenza della virgola, Python considera A come un'espressione contenente una stringa tra parentesi, quindi senza la virgola type T1 è una stringa, non più una tupla. Per questo viene inserita la virgola alla fine per terminare la sequenza di elementi della tupla. Un altro modo per costruire una tupla è usando la funzione tuple. In assenza di argomenti viene creata una tupla vuota. Quindi ecco la nostra tupla vuota. Utilizzando come argomento di tupla una sequenza, sia essa una stringa, un elenco o un'altra tupla, il risultato sarà a sua volta una tupla composta dagli elementi della sequenza. Se noi adesso andiamo a controllare, vediamo che la stringa, vista come sequenza di elemento carattere, viene vista come una tupla in cui ciascun elemento è un carattere della stringa. La maggior parte degli operatori degli elenchi funziona anche sulle tuple. L'operatore parentesi quadra, ad esempio, permette di indicare la posizione di un elemento. Abbiamo questa tupla di elementi e noi scriviamo print key di 0. Il primo elemento della tupla è esattamente A, l'elemento con l'indice 0. L'operatore slice permette di indicare un intervallo di elementi. Ricordiamo che slice parte dall'elemento di indice 1 e arriva fino all'elemento di indice 3 escluso, quindi ci mostra gli elementi 1 e 2. Partiamo sempre da 0, quindi 1 è B e 2 è C. Cercare di modificare uno degli elementi della tupla ci porta a un errore. Se noi scrivessimo T0 uguale a, avremo l'errore: l'oggetto non sopporta l'assegnazione di un item, perché abbiamo detto le tuple sono immutabili. Una volta che le abbiamo determinate non è più possibile modificarle. In questo modo, se noi mostriamo la tupla T
dopo la modifica abbiamo che la è stata effettivamente modificata, ma non abbiamo modificato la tupla semplicemente modificandone il valore dell'elemento. Abbiamo creato una nuova tupla con lo stesso nome in cui il primo elemento era modificato e adesso erano stati aggiunti con l'operatore più tutti quanti gli elementi a partire dall'indice 1 fino al termine della tupla. Gli operatori di confronto funzionano con tuple e con tutte le altre sequenze. Python inizia con il confrontare il primo elemento di ogni sequenza, se gli elementi sono uguali passa all'elemento successivo e così via, finché non ne trova due diversi. 012 è minore di 034? Sì, perché il primo elemento della prima e della seconda tupla è lo stesso. Il secondo elemento della prima tupla è minore del secondo elemento della seconda tupla, quindi questa tupla risulta minore. Anche in questo caso abbiamo il primo elemento che è uguale, il secondo elemento è minore, anche se il terzo elemento è molto maggiore, quello che conta è la prima differenza ottenuta dall'operatore minore o maggiore. Vediamo come funziona questo programma. Creiamo una stringa di testo, eseguiamo uno splitting della stringa con gli spazi e inseriamo il tutto in un elenco chiamato Word. Creiamo una lista che chiamiamo T e per ciascuna parola contenuta in Word appendiamo alla lista due elementi, la lunghezza della parola e la parola stessa. Dopodiché chiamiamo sulla lista T sort, che è il metodo per eseguire l'ordinamento, in modalità inversa. Creiamo la lista risultati, una lista vuota, e appendiamo la parola Word seguendo la lunghezza e la parola stessa all'interno della lista che abbiamo appena aggiornato. Quindi eseguiamo il run, vediamo che rispetto alla frase iniziale abbiamo eseguito prima di tutto un sort sulla lunghezza degli elementi in inverso, quindi abbiamo prima le parole più lunghe, dopodiché abbiamo le parole che diventano sempre più brevi e a parità di lettere sono in ordine alfabetico inverso, perché abbiamo definito reverso uguale true e quindi what viene prima di soft e breaks viene dopo Windows. Windows viene dopo yonder. Quindi abbiamo eseguito un sort sulla lunghezza, quindi len word, e per ciascuna parola abbiamo anche messo in ordine decrescente ciascuna di queste parole. Se qualcuno pensava che il sort fosse semplicemente un metodo per ordinare i numeri, abbiamo visto che grazie a Python possiamo eseguire delle funzioni abbastanza complesse e abbastanza interessanti. Una delle caratteristiche sintattiche uniche del linguaggio Python è la possibilità di avere una tupla sul lato sinistro di un'istruzione di assegnazione. Torniamo al nostro terminale. In altre parole, immaginiamo di avere questo tipo di assegnazione. Abbiamo un elenco di due elementi, quindi una sequenza, e assegniamo il primo e il secondo della sequenza alle variabili x e y con una sola istruzione, vale a dire x, y uguale
m, semplicemente. A questo punto vediamo che x contiene il primo valore e y contiene il secondo. Sembra una magia. In realtà Python traduce approssimativamente la sintassi dell'assegnazione della tupla in questa maniera. Vale a dire m uguale have fun, x di 0, x uguale m di 0 e y uguale m di 1. Questo è quello che avviene dietro le quinte. Un'applicazione particolarmente ingegnosa dell'assegnazione di tuple ci consente di scambiare i valori di due variabili con una sola istruzione, in questo modo. X uguale y uguale y uguale y. Ripetiamo. Avete visto? Y era fun, x uguale have, dopo lo scambio abbiamo il contrario, y uguale have e x uguale fun. È interessante perché è una delle poche funzioni di un linguaggio di programmazione che non richiede una variabile temporanea per fare lo spostamento. Add uguale monty@python.org. Dopodiché scriviamo username virgola dominio uguale add punto metodo split attraverso il codice at. Quindi si chiama lo split dell'utenza attraverso il codice ampersand, quindi at, e inseriamo il primo elemento in username, il secondo elemento in domain. Eccolo qui, e domain, eccolo qui. Per oggi abbiamo terminato. La prossima puntata sulle tuple parlerà di dizionari e gestione ancora più approfondita della sintassi lessicografica di un file. E per questa puntata abbiamo terminato. Se il corso è di vostro gradimento, se volete continuare a vedere pillole di Python, potete sottoscrivere il nostro canale su YouTube, cliccare su mi piace e seguire passo passo su tutti i social media. In particolare sul nostro blog tecnico pubblichiamo quotidianamente articoli su Arduino, Raspberry Pi, elettronica e programmazione. Vi diamo appuntamento alla prossima pillola.